Ragazzi, benvenuti a Friedrichshafen. Cheers! Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come ogni anno, anche quest'anno siamo alla messe di Friedrichshafen per Aero 2026. Quindi state sintonizzati in questi video per quanto riguarda tutto quello che si è visto qui ad Aero 2026 e andiamo subito a vedere le novità dei produttori italiani. Come al solito mi raccomando, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao! E non potevo iniziare il video dei produttori italiani qui ad Aero Friedrichshafen 2026 se non con Tecnam. Al 2026 Tecnam si conferma come uno dei principali attori mondiali nell'aviazione generale, posizionandosi stabilmente tra i primi 3 produttori al mondo di aerei a pistoni per numero di consegne. La quota di mercato specifica varia leggermente a seconda del segmento considerato e ovviamente l'area del mondo che consideriamo, ma in questo momento Tecnam detiene una quota stimata tra il 10 e il 15% del mercato globale degli aerei a pistoni e con oltre 7.500 aeroplani consegnati e 200-250 unità di produzione all'anno, compete direttamente con i colossi come Cirrus Aircraft o Textron. Ha sicuramente una leadership indiscussa nel segmento specifico dei velivoli per le scuole di volo, infatti la sua quota più significativa e più alta, che supera spesso il 30% delle nuove immatricolazioni, è appunto nel flight training, soprattutto nei mercati di riferimento come l'Europa, dove in paesi come Italia e Polonia detiene più del 50%, l'Asia e il Pacifico. Tecnam è presente ad Aero Friedrichshafen ogni 2 anni, diciamo come azienda. L'altro anno era come distributore tedesco e quest'anno chiude la pratica con 86 aeroplani ordinati, di cui 44 solo nella prima giornata di mercoledì. Nessun modello nuovo presentato in questa edizione, ma tanti upgrade e versioni speciali come questa del P2012 che stiamo vedendo in queste immagini. Ma quindi chi meglio di Paolo Pascale può introdurre tutte le novità di quest'anno. Sono qua con Paolo Pascale direttamente dallo stand Tecnam. Paolo, sempre in pompa magna questo stand, cosa mi dici novità di quest'anno? Ce ne sono tantissime. Appena ricevuta la CS23 per il P2008, P2012 VIP, cosa mi dici? Sì, quest'anno abbiamo qualche novità, appunto il P2008 Next Generation è stato certificato secondo l'ultimo emendamento 6 di ASA, quindi è stato un effort notevole e oggi è stato consegnato il certificato di tipo. Chiaramente l'aeroplano ha tutta una serie di nuove modifiche, tra cui il motore a iniezione. Altra categoria, altro mondo è il P2012. In questa categoria noi chiamiamo VIP, c'è stata richiesta per tanti anni, adesso ci siamo riusciti e abbiamo una configurazione da 6 o 7 posti, con interni veramente curati molto bene, insomma Italian style. Ho visto, ci sono appena stato, ho visto. Per concludere abbiamo il P2010 nella versione con il Lycoming, gran lusso che non avevamo, con una nuova aria condizionata realizzata, disegnata da Tecnam, quindi molto più efficiente e quindi queste sono le 3 novità che portiamo a Aero. Senza considerare Mosaic che sta per entrare. Mosaic, sì, dove noi siamo fully compliance con tutti gli aeroplani, quindi dal P2006 con il bimotore a tutti i monomotori, quindi questo è un altro
diciamo, un'ulteriore sfida e sicuramente un mercato promettente, speriamo anche per l'Europa. Complimenti Paolo, avanti Grazie, così. grazie. Questa è la configurazione VIP del P2012, spettacolare, tutto Alcantara, tutto pelle, 2 sedili in meno. I sedili vengono modificati elettricamente in tutte le posizioni. Anche la cabina è completamente stata chiusa e quindi i piloti sono assolutamente isolati. Doppio vetro, vetri oscurati, ragazzi, veramente spettacolare questa configurazione VIP del P2012. Ed eccolo qua il re dello stand Tecnam, il P2012 VIP, che rappresenta l'evoluzione premium del fortunato P2012 Traveler, utilizzato come mulo instancabile per il trasporto regionale. Dal di fuori la piattaforma P2012 rimane pressoché invariata, ha 2 motori Lycoming 540 da 375 cavalli ciascuno, una velocità di crociera di circa 300 km all'ora, una quota massima ragguardevole di 30.000 piedi, una autonomia di circa 950 miglia nautiche corrispondenti a 1760 km e un massimo peso al decollo di 3680 kg. I principali vantaggi rispetto ai competitor di questa versione del P2012 sono sicuramente, prima di tutto, i costi operativi. Essendo un aereo a pistoni, il costo per ora di volo è sicuramente una frazione di quelli con uno a turbina o di jet. Può decollare da piste cortissime, quindi ha una versatilità in pista anche preparate in erba, quindi non in asfalto. Ha un design high wing, l'ala alta non solo offre una stabilità eccezionale, ma garantisce ai passeggeri una visuale panoramica senza ostacoli, e quindi in breve è la scelta ideale per le aziende e i privati che hanno bisogno di spostamenti regionali di 1000-1500 km di range, con lo stile di un jet ma la praticità e l'economicità di esercizio di un aeroplano ad elica. Ma adesso ovviamente andiamo a vedere il pezzo forte, cioè l'interno. Wow ragazzi, guardate questi sedili, completamente tutti. Wow, i finestrini sono oscurati e tra l'altro c'è anche la possibilità di aprire lo sportello per i piloti. Ma pensate, fantastico. Questo è uno scoop, perché non tutti quanti riescono a salire. I sedili sono regolabili in tutte le posizioni e qua c'è l'aggiustamento per i vetri. Wow! Ragazzi, fantastico. Nessuna novità per il P-Mentor, addestratore avanzato.
Ecco qua il P2008 JC Next Generation, protagonista anche lui di questa edizione di Aero 2026, in quanto ha ricevuto la certificazione CS 23, emendamento 6, che interessa l'addestramento al volo, quindi le FTO di tutto il mondo. Questo lo colloca ad un livello di sicurezza più elevato per i velivoli dell'aviazione generale e gli standard infatti dell'emendamento 6 migliorano drasticamente le caratteristiche di sicurezza del velivolo, in particolare alle velocità molto basse per quanto riguarda il dominio di volo più critico per l'addestramento ab inizio, quindi iniziale. Questa certificazione offre alle scuole di volo margini di sicurezza superiori, una maggiore flessibilità operativa e un valore patrimoniale a lungo termine che i tradizionali addestratori VLA semplicemente non possono eguagliare. Ovviamente, manco a dirlo, non possono mancare per gli studenti i Garmin G3X per prepararli al touch screen degli ultima generazione. Ed ecco qua anche la versione del P2010 Gran Lusso, che la parola dice ovviamente tutto. Upgrade in questa fiera, l'installazione dell'Lycoming che si aggiunge al Continental CD 170 e una nuova sistema di aria condizionata completamente progettato in casa da Tecnam. Thanks. Thanks. Sorry. Sorry. Ecco, in queste immagini dopo la matricola vedete il bocchettone dell'aria condizionata. Guardate questi interni, sono veramente fantastici, pelle ovunque, alcantara, una comodità veramente stratosferica. Guardiamo anche la capacità di bagagliaio, che non è indifferente in questo velivolo. Guardate che bel bagagliaio acchiappiente che ha. E come detto, ecco il bocchettone dell'aria condizionata. Un ultimo sguardo anche al P2012 VIP. P2002 Sierra MK2, ormai un must. Ma comunque la guarda che io ho fatto 1000 euro no, 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 no. Entry level, ma non meno importante, ovviamente il grandioso P92 MK2. Per ultimo il P
2006 di motore sport, anche lui full compliant al Mosaic. Vediamo se si fa. Fantastico. Torniamo agli espositori italiani con Black Shape. Nicola, l'anno scorso abbiamo presentato l'Explorer Tail Dragger. Che novità Black Shape quest'anno Aero 2026? Sì, allora noi riportiamo l'Explorer perché ha volato quest'anno, abbiamo fatto tutti i test di sviluppo sul motore, Ok. CMD, il nuovo partner italiano con il quale stiamo lavorando su vari fronti, e poi soprattutto portiamo un'innovazione tecnologica che in qualche modo è una prima novità nel settore per tutti, perché appunto sempre in collaborazione con questa azienda italiana abbiamo realizzato questo concept di versione ibrida dell'ultraleggero, Ok. quindi accoppiando di fatto un motore endotermico, derivazione Menkel, e con un motore elettrico delle batterie davanti. Quindi Ok. fondamentalmente è un Il motore concetto- termico alimenta il motore elettrico? Esatto, è una sorta di estensione dell'endurance, del range, Ok. e quello appunto endotermico va, oltre a supportare, diciamo, lo spunto durante il decollo e altre manovre, a ricaricare le batterie e tenerle attive il più possibile durante il volo. Quindi è di fatto una derivazione automotive che stiamo portando per primi nel mondo dell'aviazione ultraleggera. Quanti cavalli in totale tra endotermico e elettrico? Siamo 40 kW del motore, e davanti le batterie possono essere, diciamo, configurate in diverse soluzioni, però fondamentalmente noi puntiamo ad avere un range, un endurance di circa 4 ore almeno di volo. 4 ore di volo, Sì, wow. diciamo, cambiando il paradigma anche rispetto a altri competitor che sono orientati sulla soluzione full electric, che per noi non è Certo che non è in questo momento fattibile, insomma. non è Certo. costo efficace. Sì. E oltre a questo presentiamo anche il Gabriel, quindi il nostro aereo certificato, Ok, con che- la nuova versione Evo, Ok. dove abbiamo installato il motore Rotax. Rotax 916. Esatto, perché? Perché da varie parti, varie regioni del mondo i clienti ci
sottolineano sempre più la difficoltà di reperibilità dell'AVGAS. Certo. E quindi per andare incontro alle esigenze operative dei nostri clienti del mondo stiamo lavorando su questa versione che contiamo e prevediamo di certificare entro metà luglio. Ha già volato il Gabriel Sì, con sì, l'Evo, sì, quindi sì, sì. non è una grossa novità se non installare il 9. E le prestazioni col 916? Le prestazioni sono comparabili, similari, abbiamo avuto un risparmio di peso anche. Ok. Questo ci ha permesso di fare tutta una serie di ottimizzazioni anche sul carburante a bordo, sui possibili payload installabili, che ci portano a lavorare anche su configurazioni che in questo momento sono richieste di ISR, ISP, quindi pattugliamento, sorveglianza, Certo. con appunto installazioni di radar, camere, ottiche, termiche, insomma, che permettono di fare monitoraggio di infrastrutture critiche. Ottimo, grazie Nicola e in bocca al lupo come al solito. Grazie. Grazie. Continuiamo con i produttori italiani, questa volta andiamo in Piemonte, vicino a casa mia, al ICP. Quest'anno per ICP niente Ventura a 4 posti, hanno preferito farlo vedere in scatola kit di montaggio. Tra l'altro vi metto in descrizione e sopra il video del 100° Savanna e la visita allo stabilimento del ICP che trovate sempre sul mio canale. Quest'anno tra le aziende italiane sicuramente l'ironia non manca, dopo Promec che ha rinominato il suo nuovo aereo Ter One. Ecco qua ICP Aviazione che ha rinominato questo suo esemplare di Savanna SR biciclo Baboia. Per chi non fosse molto avvezzo al linguaggio piemontese, Baboia indica genericamente un piccolo insetto, uno scarafaggio o un animale strisciante sgradevole. Quindi forse ICP si immaginava questo piccolo esserino che motorizzato con un Rotax 914, quindi con la possibilità di fare molta quota, questo esserino che vola nell'immensità delle montagne, una robetta insignificante in mezzo alle Alpi, visto che comunque è un biciclo e quindi comunque è un aeroplano adatto per atterrare in montagna, sui ghiacciai, sui prati o dove si vuole. Tra l'altro il colore è bellissimo, la strumentazione è tradizionale, digitale ma tradizionale, e la barra è quella centrale a V che non si sa per quale ragione dicono che vada meglio rispetto alla al doppio comando con la doppia barra per pilota e per copilota. E poi qua il classico Savanna è stato presentato lo scorso anno ad Aereo e Groppo Aviazione non poteva che ritornare con l'Enduro. Adesso questo è il terzo esemplare prodotto, entro l'anno verranno prodotti altri 2 esemplari, quindi siamo a 5 esemplari prodotti, che per essere un aeroplano di nicchia è un numero di tutto rispetto. L'anno scorso era stato motorizzato con il Rotax 912 IS, questo esemplare bellissimo in questa colorazione monta il Rotax 916 da 160 cavalli che mi sto già organizzando per andare anche a testare, quindi vedremo. Guardate, l'abbiamo già visto, però l'interno è veramente spettacolare come quello del G70 che abbiamo già provato. La strumentazione è completamente EFIS, è veramente un bel giocattolo.
Ovviamente non poteva mancare anche l'aeroplano di punta, cioè il Groppo G70, che abbiamo provato anche sul mio canale. Questo aeroplano in particolare è la versione Master ed è quello praticamente basico dedicato alle scuole di volo. È bellissima questa colorazione, veramente ci sta veramente benissimo in questa configurazione, sembra un aeroplano veramente spettacolare. Gli interni sono esattamente come quelli dell'Enduro che abbiamo visto prima. Qua la strumentazione è un pochetto più meno sofisticata e molto più basilare da aeroplano scuola. Forte, 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 bello. Questo esemplare subito dopo la fiera andrà in Germania presso un aeroclub locale proprio come aeroscuola. Bellissima questa colorazione che dà sul verde, verde scurissimo, molto bello. Comunque, se vedete questo aeroplano e vedete quest'altro, non sembrano lo stesso aeroplano, solamente che uno è triciclo e l'altro è biciclo. È incredibile come l'enduro è incredibile come l'enduro biciclo renda veramente veramente tanto. E ovviamente accanto a Black Wings cosa ci può essere se non Alberto Porto? Andiamo a vedere che cosa presenta in queste edizioni di aereo. Questa in pratica è la versione del Risen 916 ordinata dall'americana Kestrel X, che sta impiegando dei velivoli ad elica e materiale composito per conto dell'aeronautica militare statunitense per la fornitura di velivoli per la replicazione di minacce costituite da UAV e missili da crociera. In pratica questo si chiama il Risen KX2 ed è stato scelto proprio per le sue caratteristiche di carico, nonché per le sue caratteristiche aerodinamiche, che sono estremamente veloci o estremamente lenti. Questo mezzo è già andato in azione e si è rivelato il velivolo ideale per la missione di simulazione della minaccia UAS condotta nell'esercitazione Sentry South in America. Gli americani praticamente dell'aereo non hanno dovuto modificare nulla, in quanto i materiali compositi utilizzati per la sua costruzione e la conformazione aerodinamica si presentavano naturalmente a renderlo un ottimo bersaglio stealth. E invece questo è sempre il Risen 916 che è andato a Oshkosh. Risen che ha fatto la traversata atlantica non stop in un sol colpo ed è andato a Oshkosh, ha fatto Voghera, Inghilterra direttamente jump a Goose Bay, Oshkosh, 3 tappe ed è andato ad Oshkosh con questo aeroplano. Bel viaggiare, eh? Con questo mezzo Alberto Porto ha innalzato l'asticella dell'aereo più veloce al mondo come Guinness World Record, praticamente facendo una velocità media di 453,20 km all'ora su un percorso di 15 km, un 432,69 su un triangolo di 50 km e 431,14 su un triangolo di 100 km, ovviamente certificato dalla FAI. In Casa Porto ci sono diverse novità, anzi una in particolar modo. Speriamo che il prossimo anno la presenti. Da quando ha iniziato la produzione, adesso Alberto siamo a 60 esemplari prodotti, quindi è una bella realtà con una bella capacità produttiva, sempre in costante crescita. Complimenti Alberto.
sono qua con Mauro Donno della Promec Aerospace. Finalmente Mauro, un aeroplano nuovo ad aero. È da un po' che non si vedeva un aeroplano nuovo. Un produttore italiano ha fatto un aeroplano nuovo. Descrivicelo un po' come è nata questa idea e qual è, diciamo, l'evoluzione di questo aeroplano, soprattutto come primo volo. Quali saranno i prossimi sviluppi, insomma. Allora, diciamo che abbiamo fatto questo aeroplano per completare la gamma, perché comunque come Promec Aerospace noi produciamo diversi aeroplani da partire dallo Sparviero, Freccia Carrello Fisso, Freccia Carrello Retrattile, il Pegaso, e adesso è nato questo che va a prendere una fascia di mercato molto alta con prestazioni, diciamo, al limite della... Perché questo è un Freccia, praticamente È un Freccia. l'evoluzione del Freccia. È l'evoluzione del Freccia, ha lavorato, e diciamo che questo è il vero nome, a parte, diciamo, Terruan, sarebbe la sintesi dei 25 anni di esperienza che abbiamo in questo ambito. Quindi abbiamo preso il meglio di tutto quello che è oggi nel mondo dell'aeronautico e l'abbiamo buttato, l'abbiamo messo in questo progetto. Noi lo possiamo fare grazie a una tecnologia che ci siamo portati avanti con software e controlli numerici e stampanti 3D, quindi abbiamo potuto fare diciamo, tutte le prove, diciamo, prima a banco e poi dopo adesso le metteremo in volo. Il prossimo step è quello chiaramente di portarlo in volo, e ritorniamo un attimo a livello progettuale. È un monolongherone, diciamo, l'ala è intera, quindi non ha come gli altri nostri aerei che ha l'ala in due pezzi, quindi ha un longherone anteriore e un longherone posteriore. Avrà di seguito anche lo stabilizzatore, diciamo, regolabile. Quindi adesso è fisso. Adesso è fisso, fisso per questo con la parte mobile. faremo i primi test con lo stabilizzatore fisso, poi passeremo allo stabilizzatore, diciamo, variabile. È nato perché volevamo, diciamo, appunto raccogliere tutti questi dati, queste informazioni, questa esperienza, e l'abbiamo buttati su un aereo. Abbiamo, grazie a Dio, l'azienda che ci può consentire questo, in quanto con controlli numerici e tutto abbiamo potuto eseguire questo lavoro anche in brevissimo tempo, voglio dire. Il progetto è nato circa 2 anni fa e adesso lo stiamo portando, diciamo, ad aero per presentarlo. Ottimo, primo volo più o meno quando stimate? Tra un mesetto. Addirittura, quindi già praticamente pronto, insomma. Sì, l'aereo è pronto. Mancano solo gli ultimi dettagli, che chiaramente non conveniva montarli ora per portarli in fiera, perché comunque dovrà essere poi tutto smontato. Certo. Solo 915 916 o anche... No, solo 915 916. Solo 915 916, ok. Avete già qualche feedback dai clienti o comunque... No, perché comunque l'abbiamo tenuto abbastanza nascosto, è proprio il primo giorno della sua vita, cioè, perché comunque nessuno l'aveva mai visto finora e l'abbiamo scoperto qui ad aero. Molto bene. Da oggi avrà vita questo nuovo evento. Da oggi avrà vita il Terruan. Mauro, ragazzi, in bocca al lupo, finalmente un aereo nuovo nei cieli italiani e anche europei, perché di aerei nuovi non è che se ne sono visti tanti in questi ultimi anni. Complimenti Mauro, e ovviamente in bocca al lupo per questo nuovo progetto. Noi ovviamente ti supporteremo sempre in ogni modo. Grazie. Va bene, non ci resta che vedere poi in un futuro come veramente andrà questo aereo quando incomincerà a volare. Ricordiamo che questo aeroplano è ovviamente il prototipo, non ha mai volato, le caratteristiche di volo sono ovviamente stimate, si vedrà come volerà questo spettacolare mezzo. Sicuramente la linea promette veramente molto bene. Grande novità sempre in casa dei produttori italiani. Siamo in casa della friulana Alpi Aviation e dopo 3-4 anni di assenza da aero sono insieme a Corrado Jerusalem, che mi illustrerà un pochettino quello che è l'ultimo nato, cioè lo abbiamo già intravisto come mock-up negli anni precedenti, però adesso è reale e
diciamo pronto al volo, faccio introdurre a Corrado Jerusalem il suo Twin 800, Pioneer Twin 800. Esatto. Il Pioneer Twin 800 è un progetto, come hai detto, nasce già qualche anno fa, poi per varie vicissitudini è stato oggetto di modifiche il progetto. Una delle ultime, nasceva con 2 motori da 100 cavalli, poi usciva il 915 da parte di Rotas, quindi la gente chiedeva motorizzazioni più potenti. Ultimo nasce il 916, quindi per forza bisognava adattare la struttura dell'aeroplano per questa tipologia di motore, quindi 160 cavalli cada uno. Non ultimo, nella fase di progettazione abbiamo fatto delle modifiche per renderlo compliant alla nuova Mosaic, che è la certificazione americana che sta FAA, quindi certo. FAA, quindi è compliant alla Quindi con velocità di stallo sotto i esatto, 55 nodi, se non vado errato. 59 pulite. Sì, 59 puliti, 55 full. Sì. Quindi è compliant alla Mosaic, quindi è stato oggetto di modifiche anche per queste cose qua. Adesso finalmente il progetto è terminato, l'aeroplano è pronto per volare, è in categoria experimental al momento, quindi questo prototipo è in categoria experimental, sarà volante sicuramente prima dell'estate, c'è una questione burocratica e documentale. L'aeroplano, come già detto, monta 2 motori da 160 cavalli, è capace di una velocità di crociera di 200 nodi con un consumo davvero irrisorio per quanto riguarda un twin, perché se andiamo ai 180 nodi a 10.000 piedi il consumo è al di sotto dei 30 litri ora. Porca Nasce con un miseria. carrello molto robusto, con le eliche alte da terra, per essere un aeroplano che può operare anche da campi in erba anche corti, perché lo spazio di decollo è inferiore ai 300 metri, ha un ratio di salita importante, il ratio massimo di salita sarà 1950 piedi al minuto, e in single engine il ratio di salita è superiore ai 500 piedi al minuto. Peso a vuoto di questo prototipo 740 kg, chiaramente il definitivo peserà qualche chilo in meno, però già questo 740 kg con un peso massimo al decollo di 1350 kg, quindi vuol dire più di 600 kg di carico pagante. Wow. Autonomia 1000 miglia e ha, diversamente da quello che siamo abituati a vedere, dopo magari lo vediamo nel cruscotto, non c'ha interruttori e non c'ha breakers, perché ha tutto digitale. Breakers digitali, interruttori digitali, non solo, questo dimostrativo è anche equipaggiato di un copilota virtuale, Ok. AI, intelligenza artificiale, che quindi è in grado di darci tutte le informazioni che il pilota gli chiede, come se avesse un reale copilota in parte. Se gli chiedo la velocità di stallo me la dice, se gli dico tirami giù i flap me li fa e così via. Quindi Wow. questa è la news anche di questo. Wow, veramente. Più o meno il costo quando si aggirerà? Il prezzo di vendita fra un anno, diciamo che la consegna degli aeroplani di serie è prevista per prima dell'estate dell'anno prossimo, 2027. Il prezzo di vendita sarà 600.000 euro. Che è un ottimo, per essere un twin, per un bimotore è un ottimo prezzo. Ok. Adesso poi magari lo vediamo un attimino dentro. Attenzione, essendo in categoria experimental, finché è in categoria experimental può essere venduto in kit, e quindi la gente si può comprare il kit e costruirselo a casa. Quando sarà Certo. certificato Mosaic potrà essere venduto a chiave in mano. Certo. Ovviamente Alpi Aviation non è solamente alla fissa, ma anche alla rotante con il suo Seaton AH180. Cosa mi dici di questo elicottero? Allora, sì, Alpi Aviation noi costruiamo gli elicotteri dal 2008. Sì, sì. Poi montavamo questo progetto montava una turbina rigenerata nel progetto originale, che era la famosa Solar T62. Poi per un periodo abbiamo ridotto la produzione, perché con la turbina rigenerata si faceva fatica a trovare ricambi, eccetera. Quindi adesso che abbiamo trovato un motore nuovo di produzione, che in produzione tra l'altro europeo e non più la vecchia Che turbina è? È una turbina comunque che deriva dalla Solar T62. Ok. Ha più potenza, 180 cavalli invece che 160 della Solar, quindi con il nuovo motore adesso abbiamo riavviato la produzione dell'elicottero, e di conseguenza stiamo ricontattando l'ente tedesco per la certificazione tedesca, ma ormai eravamo già arrivati a più di metà strada
della certificazione con la vecchia turbina, adesso si tratta proprio questione di qualche mese per terminare la certificazione tedesca. La struttura rimane la stessa, quindi non cambia niente dall'elicottero di prima, tranne che questo è equipaggiato di un motore di nuova generazione con iniezione elettronica invece che meccanica come era la vecchia Solar. Ok. Quindi i consumi leggermente più ridotti e il motore un po' più potente e più leggero perché recuperiamo 20 kg rispetto al motore precedente. Quindi siamo a un peso decollo 600 kg, questo 600 è il kg, ultralight a 600 l'ultralight 600 kg e il peso a vuoto 300, poco sopra i 300 kg, dipende poi dagli equipaggiamenti. ottimo, bene, ottimo. Grazie mille Corrado. Grazie a te. Chiudiamo con i produttori italiani di ala fissa con Piaggio Aereo, ritornato qui ad Aerofrediciafe dopo tanti anni, dove ha presentato il suo Piaggio P180 Avanti NX. Questo aeroplano rappresenta l'ultima evoluzione lanciata nel 2024-2025 del celebre turboelica italiano. Questa versione non stravolge l'iconico design a tre superfici portanti, il famosissimo 3AS, cioè canard, ala e stabilizzatore, ma lo affina con tecnologie moderne per migliorare efficienza, comfort e sostenibilità. Due motori a turboelica Pratt & Whitney Canada PT6 A con la classica configurazione spingente delle eliche, che però in questo modello sono molto più silenziose ed efficienti, velocità massima di circa 745 km all'ora che lo rende molto competitivo con molti light jet che consumando però il 40% in meno, 41.000 piedi di quota di servizio e un'autonomia estesa a 1500-1600 miglia nautiche, cioè circa 3.000 km, ideale per rotte transcontinentali europee o americane. Il salto generazionale di questo aeroplano immortale si trova proprio all'interno della cabina, che risulta molto più confortevole, con un sistema di pressurizzazione migliorato per ridurre l'affaticamento da volo. Ecco qua, vediamo gli interni molto ben curati di questo spettacolare aeroplano. Connettività Starlink per essere sempre collegati anche in quota, tutti gli accessori del caso, comodità al top, ma è in cabina che il salto generazionale si vede, perché questo aeroplano è stato dotato di nuova avionica con in particolare la suite digitale Garmin G3000 che sostituisce i sistemi precedenti, offrendo schermi touch ad alta risoluzione, visione sintetica e gestione del volo molto più intuitiva da parte dei piloti. Per la cronaca, proprio qui ad Aero 2026, Piaggio Aerospace ha venduto i primi 2 esemplari di questo spettacolare e immortale aeroplano ad un operatore europeo. Saranno in configurazione Executive Business con moduli barella per consentire la conversione per operazioni di aeroambulanza. Ed ecco qua c'è altra azienda italiana, la Conner Elicotteri. Ovviamente passiamo all'ala rotante. Questo mezzo è stato presentato già lo scorso anno, vi ricorderete l'intervista. Si tratta del Conner K3 anfibio. E adesso, prima era un prototipo, adesso si incomincia ad intravedere quello che sarà. La colorazione è carina, dai. Ricordiamo qualche numero: turbina da 250 cavalli e 280 km all'ora di velocità di crociera stimati per questo mezzo. Allora, ecco, questo qua adesso è la configurazione quasi definitiva. Beh,
non è malaccio, anche il lato passeggero, scusate. Questo non è ovviamente un elicottero da lavoro, ma è un elicottero da crociera, divertimento e da velocità. Quindi il prototipo ha già volato, stanno incominciato a fare i test di volo. L'interno è l'interno praticamente che abbiamo visto, è praticamente l'interno definitivo, quindi a distanza di un anno il progetto è andato decisamente avanti. Nessuna novità invece per gli altri elicotteri. Questo è il Conner K1 che ha una turbina Conner TK250 che può utilizzare diesel, biodiesel GP1 e GP4 come carburante, 600 kg di massimo peso al decollo, 150 litri di carburante, VNE a livello del mare di 212 km all'ora, 370 km di autonomia massima. Massima altitudine operativa 10.000 piedi, velocità massima di salita 800 metri al minuto, pari a 2.600 piedi al minuto. Ecco, adesso un dettaglio della turbina TK250, 250 cavalli per 50 kg di peso, completamente FADEC, quindi il pilota non deve fare assolutamente nulla. Invece questa è la versione 4 posti e se il modello di prima si chiamava K1, questo si chiama Conner K2. La turbina è esattamente la stessa, cambiano ovviamente i pesi. Se la versione 2 posti ovviamente aveva un peso massimo al decollo di 600 kg, questo esemplare ha un peso massimo al decollo di 1050 kg per un peso a vuoto di 480 kg. Ha ovviamente una capacità del serbatoio più elevata di 200 litri e una velocità di crociera di 241 km all'ora, con una VNE di 278 km all'ora e un'autonomia di 602 km. Quindi è veramente un ottimo elicottero da trasporto passeggeri. E adesso da Friuli ci spostiamo leggermente più a sud in Veneto, dove la MAN Helicopter ha presentato il suo Escape 216, questo elicottero ultraleggero biposto, ovviamente motorizzato Rotax 916. E chi meglio di Mauro Antogiovanni, per gli amici Maurino, può presentare al meglio questo prodotto, questo bellissimo ultraleggero a 2 posti. E quindi ecco qua, diamo la parola al comandante Mauro Antogiovanni. Buongiorno a tutti, dalla fiera di Friedrichshafen. Sono Mauro Antogiovanni, per gli amici Maurino, e sono il pilota collaudatore ufficiale della MAN Helicopter. Questa è l'ultima evoluzione del prodotto. Ha, come vedete, un motore turbocompresso Rotax, non che mi dilunghi sulla spiegazione del motore, che ad oggi è al top di gamma. Come al top di gamma questa stupenda e unica macchina, che ha un rapporto peso-potenza veramente ineccepibile. Una piccola parentesi ve la voglio fare mostrando il dito sulla certificazione da parte della DULV tedesca per il 160 cavalli, che è a coronamento di un lavoro veramente molto importante e anche... È una delle uniche, se non l'unica, se non vado Sì, errato. è l'unica al mondo, l'unico elicottero al mondo omologato a 600 kg con la certificazione DULV e con VNE di 200 km/h. I test vi assicuro che sono stati veramente molto severi e li ho approntati insieme a tutto il team, in particolare con l'ingegnere della Lamanna,
che ha partecipato a tante delle prove in volo, sia di altitudine che di performance orizzontali, insomma una documentazione e test veramente molto impegnativi. Che devo dirvi, la macchina è veramente esilerante per potenza, prestazioni e devo dirvi anche di costi. Io vorrei anche, se possibile, farvi vedere un secondo in primo piano i costi operativi della macchina. Sono tutti documentati e documentabili, Ok. e stiamo parlando di un elicottero che ha un costo operativo, benzina esclusa, di 89,50 euro. È una roba assolutamente incredibile. Lasciatevelo dire da uno che in 25.000 ore di elicottero sa benissimo cosa costa questo tipo di macchina. Veramente credo sia a una svolta epocale per poter entrare finalmente sul mercato una macchina che sia, non dico accessibile a tutti perché direi delle grandi bugie, però effettivamente adesso possiamo volare a basso costo anche con l'elicottero. Sapete tutti, benzina verde, siamo intorno ai 20-22 litri l'ora, prestazioni di tutto rispetto, una crociera economica di 140 km/h, massimo range Crociera veloce più o meno siamo 160, crociera veloce, se uno non sta a guardare i consumi puoi andare a 180 km/h effettivi. Ok. Ma la cosa impressionante è la velocità verticale, signori. Stiamo parlando di una macchina che pesa comunque 300 kg per 160 cavalli e ha una velocità verticale che si attesta, prove fatte, ovviamente non sto a elencarvi delle altitudenze, tutte queste cose qui. Comunque io più volte sono salito dal livello del mare, abito a Viareggio, fino a 3.000 metri a 2.000 piedi al minuto, e questo è un dato di fatto, Sti cazzi. non so, ovviamente, però ho volato a Dubai con 42 gradi e in due, salendo verticalmente a 400 piedi al minuto, e è una macchina incredibile. Che cosa posso dirvi se non invitarvi in sede o a Viareggio a provarla, a fare un test personalmente, ma non solo chi vola con gli elicotteri, ma anche chi vola con gli autogiri, che è una macchina spaziale, Beh, è spettacolare. l'evoluzione dell'autogiro. Esatto, questa, è insomma. l'evoluzione dell'autogiro. Esatto, poi. Sono sempre e rimarrò sempre eternamente grato a questa magnifica macchina, ma anche chi vola con l'aereo, almeno dire ho provato. E oramai siamo arrivati a dei costi, ahimè, anche sugli aerei, insomma, che sono parimetrati a un elicottero, Certo. di prestazioni elevate, ma di tecnica costruttiva al top di gamma. E fammi dire, l'ala rotante si è avvicinata molto adesso all'ala fissa con questi motori, perché i costruttori di ala fissa, non avendo modificato comunque gli aerei, se non in qualche caso, la VNE rimane la VNE, Esatto, e al massimo bravo. incrementi la velocità verticale. Esatto. E quindi invece in questo caso qua si è incrementato sia a livello di autogiri, l'abbiamo visto con l'Evo, con il Revo e con tutti gli autogiri Assolutamente sì. di alta gamma, con l'ala rotante si Assolutamente è sì. avvicinato molto il gap, diciamo, anche a livello di velocità tra la rotante e alla È una fissa. considerazione giusta, onesta e veritiera, ma ora io non vorrei farvi vedere un attimino nel dettaglio. Stiamo parlando di una macchina in titanio con tutte le conseguenze di lavorazione, ovviamente sotto pressione, perché no, uno sguardo anche a questo bellissimo casco di N-Volo, della N-Volo, certo, del quale io sono innamorato, perché comunque si parla tanto di sicurezza, non sarebbe brutto volare con i caschi anche con i mezzi chiusi, ma anche a me più volte mi sono entrati uccelli in cabina. Insomma, 25.000 ore di volo è purtroppo la probabilità. qualcosa certo. E questo casco qui, che oltre che essere omologato è in dotazione a tante forze di polizia, proprio come dai, mi faccio un po' di no, però a parte gli scherzi, guardate la lavorazione. Tutti i comandi sono i comandi sul collettivo sono questo, che è un sistema di reset dell'avionica in caso di electronic failure
resetti con questo pulsante per 3 secondi e si resetta, va in modalità riserva, diciamo così, e rimetti in moto senza problemi. Se il problema è elettrico, se è un problema meccanico, è saltato un pistone, no. Certo. Di qua abbiamo il governo. Una particolare, peraltro brevettato, è il trim che abbiamo sul collettivo. Uno incrementa il collettivo, poi se lo trimma lo tiene lì e quello sta lì. Vedete che normalmente cade. Certo. Poi un'altra caratteristica soggetta a brevetto è sistema di smorzamento delle vibrazioni. Sì. Abbiamo degli elastomerici qua che la trasmissione non è su silent block come quasi tutti gli elicotteri usano, ma sono su questi puntoni che scaricano tutto il carico direttamente sul telaio attraverso degli ammortizzatori. Come ben sapete, le vibrazioni, quelle pericolose, sono quelle ad alta frequenza, quelle che criccano i telai. Assolutamente sì, certo. Qua invece vengono smorzate dai silent block che ci sono presenti e brevettati. Altro brevetto, Guardate anche le saldature sul titanio. sì, cioè, il titanio mi insegni che non è banale. Non è banale fare delle saldature così, ve lo dico io. Un altro brevetto è la ventola collegata direttamente alla ruota libera. Dal momento che metti in moto, questa garantisce temperature secondo il manuale Rotax, provate personalmente a temperature elevate come giù a Abu Dhabi e a Dubai, che ne garantisce il raffreddamento, passa l'aria compressa attraverso questo case, certo, il radiatore e raffredda. Anche questo brevettato, ma non è banale sta scelta tecnica, perché puoi fare a meno di 2 elettroventoli, certo, importanti assolutamente, che assorbono un sacco di energia. Assolutamente, quindi c'è certo, possibilità, volendo, se uno vuole, di applicare un condizionatore d'aria elettrico, certo, e non va a mandare in crisi il generatore del assolutamente sì. Altra cosa interessante, lo scambiatore acqua-olio per la temperatura sia dell'acqua e dell'olio è sempre stabile, esatto, esatto. E altra cosa importante rispetto a tanti altri elicotteri, che qua il motore bascula verso il basso di 12 mm, quindi mette in tensione le cinghie, senza dover modificare l'allineamento dell'albero di trasmissione, certo, che è garantito da 2 cuscinetti, supportato da 2 cuscinetti sulla coda, che è in alluminio aeronautico rivettato manualmente, per cui non c'è rischio di risonanza dell'albero dell'albero di trasmissione. Ultimo, certo, particolare, che è degno di nota, perché durante i test ho dovuto obbligatoriamente portare in fuorigiri il disco rotore, è dotato di 2 elastomerici che ne garantiscono la perfetta funzionalità sia del flappeggio che dell'incidenza delle pale, ma soprattutto non sono a rischio di fuorigiri. Con i cuscinetti sappiamo bene che poi hanno un limite di giri, cioè al 130%, certo, un tradizionale sistema a cuscinetti la pala salta via, qua no. Quindi in caso di engine failure, collettivo tutto giù, senza timidezza, vieni giù veloce, però comunque non c'è particolare bisogno di tecniche fini per poter gestire le di autorotazione. Esatto. Certo. Concludo dicendo: le pale hanno vita illimitata e la macchina ha una vita operativa di 2000 ore, senza Dove sono fatte le pale? Le fanno in casa loro. Le fanno in casa loro. Con un sistema, peccato che non c'è il costruttore, un sistema usato solo, e non c'è rischio di smentita, come tecnica costruttiva solo da Black Hawk dell'elicottero da guerra americano. Roberto Lamanna è veramente molto molto attento alla sicurezza, per cui la macchina è veramente molto facile da pilotare. Parliamo di un elicottero, quindi facile non c'è niente, però rispetto allo standard, io insomma lo sai, li conosco più o meno tutti, è veramente facile, ma la cosa incredibile è la sicurezza attiva e passiva. Telaio in titanio, fibra in carbonio, però con una struttura appoggiata sul frame, sul telaio, per cui non c'è rischio di cricche
del carbonio, della cellula. Certo. In caso di cricca del telaio, che comunque, ripeto, è in titanio, abbiamo uno strumento qua all'interno Ok, che garantisce e viene monitorato sempre dal pilota prima di ogni ispezione pre-volo o anche in volo. ok. Niente, l'EFIS è quello prodotto dall'amico Antonio della Flybox. La Flybox, Sì, sì, classico Flybox. e con tutti i comandi Ok, sul ciclico, per cui non serve togliere le mani dal comando per gestire la radio. tutta la oppure- radio, esatto. roba del genere. La checklist è anche quella sull'EFIS, non la cambia direttamente dal pulsante. Niente, salute a tutti, una buona giornata, vi aspettiamo alla GS. Presento il mio socio, dai, vieni qua. Ho fatto una gaffa Io questo signore l'ho già visto in giro, Ma però no. non lo so. No. No. Ciao Andrea, grazie che sei venuto a trovarci anche qua a Friedrichshafen. La macchina più della presentazione di Maurino non possiamo, Non possiamo, certo. quindi vieni a trovarci o a Cividate Camuno o a Via Reggio o a Isola Vicentina. Assolutamente. Perché non menzionare la scuola Vittoria Lata? In più anche Guarda. la scuola di Vittoria Lata. Vittoria Lata abbiamo fatto un video dedicato, ve lo metto in descrizione con l'amico Paolo e l'amico Luca che non è qua presente, però vabbè, insomma, Fa parte fa parte. Ragazzi, che questo ricottero è semplice, Maurino ce l'ha fatto vedere sia nel video di Pavullo che nel video di Sassuolo, certo che lui però ha 25.000 ore di volo. Insomma. Fate bravi voi. Voi fate bravi, perché come si dice in Inghilterra, don't try the this at home. Ciao a tutti e mi raccomando, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao!